Buon campionato a tutti e ben ritrovati a Hablemos de Calcio. Nella giornata di sabato si sono disputate 4 partite con pronostici rispettati, anche se forse ha sorpreso la vittoria fuori casa del Verona sul campo dell'Empoli. Bene l'Inter, benissimo la Fiorentina che ha travolto il Genoa, così come il Napoli. Ed è proprio del post partita di Frosinone e Napoli che parlerò in questo video. I partenopei confermano quanto di eccellente fatto nella passata stagione. Chiaramente l'organico del Frosinone non poteva spaventare i ragazzi di Garcia, ma al netto del risultato ha comunque giocato una discreta gara, anche se ho notato delle lacune che andrebbero colmate quanto prima. I padroni di casa hanno sicuramente fatto bene i primi 10-15 minuti, trovando anche il vantaggio al settimo minuto sul calcio di rigore, provocato da un intervento goffo di Caiusta. In diretta mi è sembrato chiaro il calcio di rigore. Con i vari replay mi è sorto qualche dubbio, ma alla fine non c'è da scandalizzarsi per la decisione dell'arbitro. Ne approfitto per dare un giudizio su Caiusta. Conosco il valore del calciatore e ribadisco che si tratta di un ottimo acquisto. Bisogna tuttavia dire che la sua partita è stata da 5, ma il ragazzo ha tutte le attenuanti del caso. Diamogli tempo e dimostrerà il suo valore. Napoli sotto di un gol, ma come accadeva lo scorso campionato non ha perso la calma ed ha continuato a giocare come se si fosse ancora sullo 0-0. Sul gol di Politano Turati non è esente da colpe, ma bisogna dire che il rimbalzo del pallone era comunque insidioso. È vero che il gol di Osimhen era un tiro centrale, ma davvero molto forte, pertanto qui Turati non poteva fare nulla. Il Frosinone sfiora il pareggio con uno strepitoso calcio di punizione di Baez che finisce sul palo. Osimhen segna il terzo gol e chiude la partita. Ricapitolando, il Napoli ha giocato bene, saggiamente non è partito con il piede sull'acceleratore per gestire le forze, in quanto non solo siamo alla prima partita di campionato ma faceva anche caldo. All'inizio il Frosinone ha spinto di più, anche perché il Napoli era lasciato fare. Poi c'è stato l'episodio del calcio di rigore che ha rischiato di rovinare i piani dei partenopei che, tuttavia consapevoli della loro forza, hanno mantenuto la calma e con pazienza hanno trovato il gol del pareggio. Un plauso va fatto a Zielinski, che è stato uno dei calciatori migliori in campo. Il polacco tornerà molto utile nel corso della stagione. Unico aspetto negativo è la prova di Kaius, ma veniamo al Frosinone adesso. I sociali hanno giocato senza paura dell'avversario, sono stati bravi a non dare profondità a Osimhen, ma hanno peccato in fase di interdizione. Il Napoli quasi mai ha trovato la linea di passaggio ostruita e per i partenopei è stato fin troppo semplice verticalizzare il gioco trovando dei veri e propri buchi nelle zone centrali. A mio avviso manca un centrocampista con doti difensive. Il capitano Mazzitelli non riesce a dare sufficiente copertura alla difesa, anche perché i due palleggiatori, Arroi e Gelli, non gli danno una mano e infatti la superiorità del Napoli si è vista a centrocampo. Comprendo che Di Francesco voglia arrivare alla vittoria attraverso il gioco propositivo e tecnico, ma bisogna curare meglio la fase di non possesso e chiedere maggiore sacrificio a Baez e Caso, almeno quando si affrontano squadre di livello superiore come il Napoli. Tutto, iscrivetevi al canale e date un like al video.